Roma, il Colle Celio. In questo luogo, 250 anni fa, un uomo trascorse gli ultimi 3 anni della sua vita, nella preghiera, nella sofferenza e nel totale abbandono alla volontà di Dio. Si chiamava Paolo della Croce, fondatore della Congregazione della Passione. Questa è la storia degli oggetti, dei luoghi e delle esperienze mistiche che segnarono i suoi ultimi giorni. Entrando in questa stanza, siamo subito avvolti in un silenzio che sembra carico di storia. Vieni con me. Questo spazio è composto da 2 ambienti: la camera da letto, dove San Paolo della Croce visse e dormì, e la piccola cappella, dove celebrava la messa ogni mattina. Dal 18 ottobre 1775, giorno in cui il santo fondatore morì qui, questo luogo è stato conservato con cura. Non è un museo, è prima di tutto un spazio sacro e un luogo di preghiera. In occasione del restauro del 1967, fu commissionato questo grande dipinto che raffigura alcuni dettagli della morte del fondatore. Paolo è rappresentato sul letto di morte, con lo sguardo rivolto al cielo. Intorno a lui sono riuniti i religiosi della comunità e il vescovo passionista, Tommaso Struzieri, che aveva un rapporto molto speciale con lui. Il fondatore è raffigurato con una fune al collo. Paolo la portava spesso quando predicava nelle missioni popolari, come simbolo di penitenza pubblica. E la volle con sé anche nel momento della morte. Così scrisse il suo successore nella lettera circolare ai passionisti. Quando ancora poteva parlare, si era raccomandato umilmente che lo facessero morire sul pagliaccio col santo abito e con una fune al collo, volendo morire da povero peccatore pentito. Nella cena celeste, l'artista ha raffigurato da sinistra a destra San Paolo Apostolo, patrono del fondatore, Gesù, la Vergine Maria e padre Giovanni Battista Danei, l'amato fratello di Paolo, che lo aveva preceduto nella morte 10 anni prima. Questo crocifisso è quello che San Paolo della Croce utilizzò quando predicò la sua ultima missione popolare nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, qui a Roma, nel 1769. Paolo aveva già 75 anni. Era anziano, debole, quasi sordo. Quando il cardinale vicario gli chiese di predicare, Paolo si giustificò dicendo di essere in cattive condizioni di salute. Il cardinale rispose semplicemente: «Ma basta che non siano sordi quelli che lo ascoltano. Sento che la voce ce l'ha buona». Quella missione fu un trionfo. L'ultimo giorno la folla era talmente numerosa che la piazza antistante alla basilica si riempì di oltre 2000 persone. Paolo scrisse poi a un confratello: «Questo povero vecchio, fracido, ignorante, è stato sentito volentieri da tutti e gradito con frutto. Benedictus Deus, benedetto sia Dio». Entrando nella sala, sul lato destro si trova un piccolo tavolo di legno, molto semplice. È uno dei pochi mobili originali delle stanze. Un bigliettino scritto a mano, ancora fisso sul tavolo, recita: «San Paolo della Croce si appoggiava a questo tavolino mentre recitava l'ufficio divino e meditava sulla Santissima Passione di nostro Signore Gesù Cristo». Sul tavolo teneva anche un piccolo crocifisso d'ottone che prendeva in mano e su cui si scioglieva in lacrime d'amore. Nell'angolo della sala, una vetrina raccoglie gli oggetti personali che San Paolo della Croce usava in queste stanze: gli occhiali da vista, il suo rosario, le ampolle per la messa, un orologio da tasca, un'acqua santiera, il messale e sul ripiano inferiore la corda penitenziale che gli fu posta al collo mentre stava morendo. Oggetti semplici, quotidiani, eppure testimoni silenziosi di una vita straordinaria. Questo dipinto accompagnò Paolo per oltre 25 anni.
raffigura il bambino Gesù addormentato sulla croce con un'iscrizione latina tratta dal Cantico dei Cantici. Ego dormio, sed cor meum vigilat. Io dormo, ma il mio cuore veglia. Fu donato a Paolo nel 1758 da una monaca carmelita di Vetrala che aveva assimilato profondamente il suo insegnamento spirituale. La passione inizia già con l'incarnazione. Paolo ricevette il dipinto con grande piacere e lo tenne nella sua stanza. Per lui, la notte di Betlemme ricordava il bambino disteso sulla croce. Scriveva: per riposare e dormire sulla croce nel modo da lei figurato, conviene essere bambino di innocenza, di semplicità, di annichilamento, con un totale abbandonamento nel seno amabilissimo del sommo bene. Entriamo ora nella piccola cappella adiacente. Qui si trova uno degli oggetti più evocativi, la sedia del fondatore. Quando Paolo arrivò ai Santi Giovanni Paolo nel 1773, aveva già 79 anni e grandi difficoltà a camminare. I confratelli costruirono questa grande sedia di legno, dotata di staffe metalliche su entrambi i lati per inserire delle travi. In questo modo i fratelli infermieri potevano sollevarla e portare Paolo ovunque volesse, persino fino all'antica sagrestia della basilica. Ma questa sedia è anche testimone di qualcosa di straordinario. Una delle figlie spirituali di Paolo della Croce, Rosa Calabresi, raccontò durante i processi di canonizzazione di aver visto Paolo, mentre era seduto su questa sedia, elevarsi nell'aria durante la direzione spirituale. Con gli occhi fissi al cielo, le mani ora alzate a forma di croce, ora piegate sul petto, e la testa circondata di raggi di luce così intensi da abbagliare la vista. Su questo piccolo e rustico altare di legno, Paolo della Croce celebrò la messa per gli ultimi 2 anni della sua vita. La cappella è rimasta quasi intatta da allora. Anche il giovane Angelo Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, pregò su questo altare nel 1904, durante gli esercizi spirituali prima dell'ordinazione. Nel suo diario scrisse: tutto lassù trasudava santità, nobiltà e sacrificio. Signore, come ti ringrazio per avermi mandato in quel luogo santo. Sopra l'altare si trova l'immagine della Vergine Addolorata, di autore ignoto. Paolo pregava spesso davanti a questa immagine e vi ebbe diverse esperienze mistiche. Proprio qui, un giorno raccontò di aver visto visibilmente la Madonna con la spada nel petto e le lacrime agli occhi, che gli rivelò il suo dolore più grande: sentire che trattavano Gesù da seduttore. Da 250 anni innumerevoli persone hanno visitato e pregato in questa stanza. Chi entra qui non incontra solo le storie di un uomo, incontra la presenza viva di chi ha vissuto interamente per la passione di Gesù e ha lasciato in ogni oggetto di questo luogo il segno di quell'amore.